Bentornati e benvenuti al Caffè Letterario. Oggi continuiamo la nostra analisi del Decameron di Boccaccio con la quinta novella della prima giornata dedicata alla Marchesa del Monferrato, la quale con un convito di galline e con alquante leggiadre parolette reprime il folle amore del re di Francia. Rispetto alla novella precedente, qui la situazione verrà ribaltata. Bisognerà resistere. Resistere è un sinonimo di virtù, quindi Boccaccio ci insegna che non sempre cedere alla tentazione sia effettivamente un bene, a volte è meglio soprassedere. Infatti vedremo che in questo caso lo scopo è proprio opposto rispetto alla novella che abbiamo trattato l'altra volta, perché bisogna reprimere un desiderio inappropriato, sarebbe indecoroso cedervi, e vedremo che colui che verrà respinto sarà addirittura il re di Francia, Filippo Augusto. Quindi siamo nel 1100, quindi siamo nel XII secolo, all'epoca di questo grande sovrano, il quale partì anche per la terza crociata, fu il comandante di questa terza spedizione contro gli infedeli in Palestina, contro dunque i musulmani. Vedremo appunto cosa gli succederà, perché sarà respinto, quindi verrà messo in riga proprio da una donna. Di nuovo la protagonista è ancora una donna. Ebbene sì, sappiamo, ormai abbiamo capito molto bene che il pubblico privilegiato del Boccaccio sono proprio le donne, ed è ad esse che in primis si rivolge l'autore. Non è un caso, infatti dimostrerà ancora una volta come anche in questa novella quanto sia grande, quindi quanto sia potente la forza delle belle pronte risposte. Quindi di nuovo quel tema chiave che accompagnerà tutta la nostra trattazione del potere della parola. La parola può salvare una vita, può trarci d'impaccio, può anche mettere in riga qualcun altro senza offendere. Con poche, chiare e semplici parole possiamo fare veramente di tutto. Ecco, è il tema di fondo che accompagna tutta la nostra trattazione, la nostra analisi. Qui vedremo la marchesana del Monferrato, quindi moglie del celebre marchese del Monferrato. Stiamo parlando di Corrado degli Aleramici, uno strenuo difensore di Tiro, di Costantinopoli. Anche lui ha partecipato alla crociata, quindi siamo nell'epoca in cui i cristiani combattevano anche per la fede contro i musulmani, per la conquista e per la difesa del Santo Sepolcro, quindi per la Palestina. Ebbene, siamo sempre dunque nel XII secolo e la situazione si svolge nel momento in cui il marito non è presente. Il re di Francia, Filippo Augusto, si recherà da questa dama per cercare di sedurla. Lo scopo è proprio quello di soddisfare un desiderio inappropriato, giacere con la moglie di un grande nobile, non un uomo qualsiasi, perché ha una grande fama, la quale circola in tutta la Francia di bocca in bocca, arriva addirittura alla corte di Francia. Quindi siamo sempre in un contesto storico realistico, e nel momento in cui poi entrerà in gioco invece la marchesana, allora inizierà lì la fictio letteraria. Tutto quello che ne segue poi è inventato proprio dall'autore, ma è interessante perché quest'uomo, che è un modello di virtù rispettato in tutta la Francia, è il grande assente. Si trova in Medio Oriente, sta combattendo contro gli infedeli. Abbiamo detto è uno strenuo difensore di Tiro e anche di Costantinopoli, ma anche la fama della moglie giunge alla corte del re e si vocifera che sia una donna bellissima, dotata di grazia, di grande virtù, non ha niente da invidiare al marito. Ma ecco, il sovrano, nel momento stesso in cui la sente nominare, quindi inizia a sentire così i racconti che si fanno su di lei e soprattutto la descrizione della sua bellezza, subito se ne innamora, rimane folgorato dalla descrizione di questa donna. E quindi qui abbiamo un potentissimo, importantissimo tema dell'amor cortese, che è l'amor delon, l'amore di lontano. E lo cito perché questo amor delon, questo amore per fama, cioè per sentito dire, quando qualcuno si innamora di una donna che non ha mai visto e che non è presente, è un topos tipico dell'amor cortese. Questa novella nello specifico è veramente imbevuta di moltissimi elementi
tratti proprio dall'amor cortese, quell'amor dell'on, cioè l'amore per fama, quindi qualcuno che si innamora soltanto per sentito dire ma senza avere mai visto l'oggetto del proprio desiderio, appartiene alla lirica cortese. Sono stati i trovatori provenzali che l'hanno diffusa poi in tutto il mondo, questo amore così straordinario, quindi di fatto è un topos letterario molto importante. Lo cito perché di amor cortese della Finamore si parlerà in moltissimi altri punti del Decameron. Sappiamo molto bene che uno dei vari influssi, quindi dei vari modelli che poi vengono assorbiti da quest'opera straordinaria, è proprio anche l'amor cortese, perché è una tradizione antecedente con la quale Boccaccio deve confrontarsi, che ha conosciuto e che ha avuto modo anche di studiare in gioventù da autodidatta, anche quando era alla corte ovviamente di Napoli. E il trovatore occitanico che più di tutti gli altri si occupò di questo amor delon fu proprio Geoffrey Rudel, un trovatore vissuto nel XII secolo ed era dunque un contemporaneo di questi altri che abbiamo appena citato, quindi di Filippo Augusto e anche del Marchese del Monferrato, quindi vissuti tutti nello stesso secolo. In questo caso proprio Geoffrey Rudel in moltissime delle sue canzoni canta l'amore di lontano. L'amore, in particolare c'è una canzone che si chiama Amore di terra lontana, dove viene lodata una donna. Il poeta si immagina di potersi ricongiungere con lei, ma questa donna lui non l'ha mai vista prima. Quindi questo innamoramento in assenza dell'oggetto del proprio desiderio è proprio un topos letterario che appartiene alla lirica provenzale. La finamore, l'amore fino, l'amore nobile, cioè genuino, l'amore che affina, cioè che rende sempre più perfetti, che perfeziona e che lima continuamente l'amante. Colui che ama viene continuamente perfezionato e migliorato. È un concetto straordinario, però a differenza di molti altri poeti provenzali, nel caso di Geoffrey Rudel, il poeta si innamora di qualcuno che non ha mai visto. Quindi l'assenza sia dell'oggetto del proprio desiderio, ma soprattutto dell'appagamento sessuale, sono due condizioni necessarie e soprattutto nuove per questo poeta, sono indispensabili. Quindi il poeta, l'amante, si compiace e gode di questo suo stato proprio in assenza della donna amata. Ecco, è un topos straordinariamente importante ed era bene dunque sottolinearlo. E non è un caso. E perché lo cito? Perché proprio all'inizio si dice, attraverso le parole di Fiammetta, colei che appunto narrerà questa storia che è molto semplice, ma noi andiamo sempre nello specifico, andiamo a scavare a fondo, che cosa dice all'inizio? Cita proprio una delle regole dell'amor cortese, perché di fatto si dice che se è gran senno negli uomini quello di cercare di amare sempre una donna di più alto lignaggio, cioè la regola dell'amor cortese prevedeva che l'uomo tentasse in tutti i modi di così ottenere le grazie di una donna di più alto lignaggio, quindi che appartenesse a una classe sociale superiore alla sua. Dall'altro lato però derivava un grande valore, una grande virtù alla donna che avesse invece saputo resistere all'amore di un uomo che era di un lignaggio superiore. Quindi mentre l'uomo aveva la possibilità, aveva facoltà di sedurre una donna di una classe sociale più elevata, la donna invece non doveva cedere. Quindi anche qua notiamo, no, la discriminazione, la differenza tra ciò che è concesso, ciò che non è concesso all'uomo oppure alla donna. Però siamo ovviamente nel XII secolo, quindi un'epoca completamente diversa dalla nostra, e non dobbiamo mai leggere, interpretare gli eventi e soprattutto anche le ideologie, i pensieri, quindi le modalità attraverso cui poi loro interpretavano la realtà con la nostra mentalità. Dobbiamo sempre attenerci alla loro mentalità, quindi capirli, non necessariamente condividerli, però è interessante perché questa che viene citata proprio all'inizio è una delle regole più importanti dell'amor cortese, amore che poi verrà
codificato da Andrea Capellano nel De Amore, in questo libro straordinario e importantissimo, sempre del XII secolo d.C., su cui faremo anche delle lezioni di approfondimento molto interessanti. Con la Fine Amour bisogna assolutamente fare i conti in questa novella, dobbiamo misurarci con essa, quindi questo amore che prevedeva proprio la sottomissione dell'amante alla propria domina, alla propria donna. Capiremo poi nel corso della novella perché ho citato subito questi elementi importantissimi, questi topoi dell'amor cortese. La donna è la domina, cioè la signora, colei che governa e che soprattutto è superiore all'amante. E perché lo è? Proprio per questo motivo, perché la regola prevedeva che l'uomo dovesse sedurre una donna superiore a lui anche per classe sociale. Questo rispecchia ovviamente la situazione politica e sociale dell'epoca, perché non fanno altro che trasferire questa situazione politica e economica alla sfera amorosa. In questi secoli, quindi dal 1000 in poi, ma anche prima, però soprattutto adesso, quindi il 1000, 1100 e 1200, vige il rapporto vassallatico beneficiario, quindi abbiamo un vassallo che si sottomette ad un signore. Ovviamente il signore è superiore per ceto sociale, per potenza, per ovviamente disponibilità economiche e soprattutto per disponibilità militari rispetto al vassallo. In ambito amoroso è la stessa cosa, la domina appartiene a una classe sociale superiore. Ecco perché anche in questo caso, dunque, colui che ama spesso non è ricambiato. Perché? Perché questa donna è già sposata, è superiore a lui in tutto, non solo per ceto sociale, ma anche per virtù, per bellezza, per intelligenza, quindi in qualsiasi ambito l'uomo perde in questo caso, è un topos tipico dell'amor cortese. Tuttavia, se per l'amor cortese la condizione di base è proprio il fatto che l'amore passa attraverso gli occhi, come dice lo stesso Petrarca, di cui abbiamo già trattato molte volte e lo troveremo ancora infinite volte, ecco, in questo caso la cosa non compare, questo topos manca, perché non si tratta dunque di una folgorazione, manca l'immagine che viene trasferita nel cuore dell'uomo, perché la donna non viene vista, ma di lei si sente soltanto narrare, ed è questo dunque l'amor de lon, l'amore di lontano. Si ama, ci si accende di passione senza avere mai visto l'oggetto del proprio desiderio. L'amore nasce da una immoderata cogitatio, cioè da un pensiero ossessivo. In pratica, dopo aver visto la donna, l'immagine di lei viene trasferita nel cuore dell'uomo e l'uomo inizia a nutrire il suo desiderio attraverso il pensiero. Più penso all'oggetto del mio desiderio, cioè più penso e desidero ciò che vorrei possedere, e più quindi alimento questo desiderio, che diventa anche morboso e che soprattutto fa scaturire una sofferenza indicibile, visto che nel 99% dei casi è un amore non corrisposto o impossibile da soddisfare, data la distanza sociale tra i due soggetti coinvolti. Spesso la donna è già sposata e dunque non è possibile effettivamente poi trarre beneficio reciproco da questo desiderio. Ecco, in questo caso però vedremo che la situazione viene ribaltata. Quindi non si segue questa regola, perché qui, a differenza dell'amor cortese classico e soprattutto a differenza della novella precedente, dove il monaco aveva usato tutte le sue armi seduttive, attraverso l'uso dunque della parola, per poter sedurre quella donna, quella giovane che aveva visto vicino insomma al monastero, in questo caso le parole sono fondamentali per frenare e soprattutto per reprimere un desiderio inappropriato. Cioè la marchesana del Monferrato riuscirà a far capire che il desiderio provato dal re di Francia non è ammissibile, non è lecito e soprattutto è sconveniente, e deve quindi indirizzare questo suo desiderio altrove. E vedremo attraverso una battuta, un motto di spirito, quindi attraverso poche parole però secche e ben quindi calibrate, come riuscirà quindi a metterlo in riga. Una marchesa, quindi una donna di condizione inferiore, che rispettando in pieno la regola dell'amor cortese si trattiene e non cede alle lusinghe di una persona che è di rango superiore, mentre
è il re a violare in questo caso la regola dell'amor cortese, perché di solito la regola prevedeva che un uomo di una classe sociale inferiore poi seducesse una donna di classe superiore. Questo non è il caso, perché lui è un re, lei invece è una semplice marchesa. Siamo nel Monferrato, in Italia, quindi torniamo nuovamente in Italia, in Piemonte, ed è proprio in questa zona che è ambientata la nostra storia. Il re di Francia, Filippo Augusto, colui che poi comanderà addirittura la terza crociata, la famosa crociata dei re, a cui parteciparono anche Riccardo Cuor di Leone e Federico I Barbarossa, sente parlare sia del marchese sia della marchesana. Di lui abbiamo già detto, questo Corrado degli Aleramici, famosissimo, virtuoso, strenuo difensore della cristianità contro i turchi, è assente perché appunto impegnato in Oriente contro gli infedeli. Ecco, il re si innamora subito di questa donna, ne sente parlare, è bellissima, si dice addirittura che non esista coppia più bella, più virtuosa sotto il regno di Francia, sotto le stelle di questo regno, e quindi lui si accende di questa immoderata cogitatio, inizia ad alimentare questo desiderio inappropriato, quindi un desiderio sicuramente peccaminoso, contrario anche all'etica cristiana, perché la donna è già sposata, e pertanto decide assolutamente di passare per il Monferrato prima di imbarcarsi per la terza crociata. Lui deve salpare, decide di oltrepassare le Alpi, venire in Italia e di salpare non dalla Francia ma dalla città di Genova, una delle grandi città marinare italiane importantissime, perché facevano la spola tra l'Italia e la Palestina per i crociati, quindi offrivano anche questo servizio di trasporto per i cavalieri, per i rifornimenti, per i cavalli. E perché vuole andare proprio a Genova? Perché in questo modo ha la possibilità di passare attraverso il Monferrato, quindi tappa obbligata proprio nelle proprietà di questi marchesi, e ne approfitta perché il marito è assente, dunque le condizioni sono tutte propizie e non potevano essere migliori. Cosa fa il sovrano? Si fa annunciare. Ecco, questo è interessante. Pochi giorni prima del suo arrivo manda avanti i suoi servi e si fa annunciare. Questa usanza non è casuale, era molto in voga all'epoca e risale addirittura all'età carolingia, quindi all'epoca di Carlo Magno. Sto parlando dell'albergaria. L'albergaria era non solo una tassa, ma era proprio un'usanza, un vero e proprio obbligo da parte della popolazione locale di ospitare e soprattutto di fornire vettovaglie, cibo, alloggio, pernottamento e rifornimenti sia al sovrano, all'imperatore e a tutto il suo seguito. Quindi quando un sovrano si recava in un'altra città, passando per i vari villaggi o per le varie città, aveva questo diritto dell'albergaria, cioè tutti dovevano offrirgli rifornimento, vitto e alloggio, si faceva ospitare. Ed è la stessa cosa che fa Filippo Augusto in questo caso. Diritto di alloggio e di mantenimento, che ovviamente erano a spese dei contadini, delle comunità religiose oppure dei vassalli del sovrano, in questo caso dei marchesi. Si dice che sarebbe arrivato proprio per il desinare. La donna naturalmente che cosa fa? Molto contenta, prepara tutto, quindi apparecchia, si occupa dell'organizzazione della casa, dirige tutti i lavori, perché sappiamo bene che alla donna è concessa quindi il dominio domestico, insomma si occupa di tutto, di tutti i preparativi, però non è stupida, è molto accorta e ha già capito che il sovrano non ha buone intenzioni, perché sta arrivando in un momento critico, cioè in un momento in cui il marito non è presente, quindi non è una sprovveduta assolutamente, e lo sappiamo perché decide di far preparare soltanto pietanze a base di galline, cioè non usa galli oppure altri tipi di pollame, no, usa soltanto galline, quindi galline femmine, non polli maschi, e non è un caso perché le galline qui sono simbolicamente assimilabili alle donne. Quando il sovrano arriva si mettono a tavola, mangiano, lui ovviamente è rapito, colpito dalla bellezza di questa donna, ma a un certo punto, quando si rende conto che tutte le pietanze, pur essendo eccezionali, sono soltanto a base di galline, pone la fatidica domanda e chiede: dama,
quindi signora, titolo anche qua di rispetto, nascono in questo paese solamente galline senza gallo alcuno, cioè ci sono solo galline, perché lui è consapevole che nel Monferrato esistano varie tipologie di selvaggina, ma dice: come mai qui vengono cucinate soltanto galline? Cosa risponde baldanzosamente la donna, con schiettezza, perché non è una donna che gira intorno alla questione, ma va dritta al punto, quindi è franca e concisa e sa rimettere in riga al proprio posto addirittura un sovrano. E risponde in questo modo: Monsignor no, quindi non è vero, cioè non ci sono solo galline, ma le femmine, quantunque investimenti in onori alquanto dall'altre varino, tutte perciò sono fatte qui come altrove, cioè nonostante le femmine, e non usa, vedete, questo termine a caso, perché le galline si riferiscono proprio alle femmine, cioè alle donne. Le donne effettivamente sono tutte diverse per l'abbigliamento, per i loro gioielli, quindi in fatto anche di ornamento, ma in realtà se all'apparenza sembrano diverse, in realtà sono tutte uguali, cioè le femmine sono tutte uguali qui come altrove. E il re capisce subito questa battuta, in sostanza, perché? Perché il messaggio sottinteso è chiarissimo: le donne sono tutte uguali in tutto il mondo, cioè come le trovi qui le puoi trovare anche altrove. Potremmo dire noi oggi il mare è pieno di pesci, quindi se uno non ha bocca bisogna andare a cercare altrove. Sta facendo capire che se una donna qui non è disponibile perché è impegnata, onesta e virtuosa, è bene che lui se la vada a cercare altrove. E lui, capita dunque la risposta e anche il sottinteso, che cosa fa? Finisce la cena e la mattina dopo, con una scusa qualunque, prende e se ne va. Anche in questo caso lo scopo della novella è proprio quello di sottolineare quanta sia la forza delle parole, quanto sia importante saperle usare. Non bisogna abusarne. Come dei proiettili è necessario spararle al momento opportuno e soprattutto, ecco, disporle in modo chiaro e ordinato, ed è quello che fa questa donna. Infatti alla fine si dice che così saviamente s'era da spegnere per onor di lui il malconcetto fuoco. Questo è un altro termine importantissimo, quindi ha saputo spegnere questo desiderio inappropriato, questo desiderio peccaminoso. Boccaccio lo definisce come malconcetto fuoco, questa passione concepita in maniera disonesta, il malconcetto fuoco, il fuoco, la passione malconcetta, mal partorita, mal generata. Ecco, bisogna assolutamente quindi porre un freno e non cedere a questo tipo di tentazioni. Quindi interessante, perché a differenza della novella precedente, qui invece ci viene detto che non sempre è un bene, quindi lasciarsi andare alle passioni. Il ceto sociale coinvolto è quello dell'aristocrazia, della più alta aristocrazia, visto che parliamo addirittura di un sovrano, ma abbiamo anche un grande influsso di questa lirica cortese, sulla quale poi faremo un corso vero e proprio. Ma è interessante perché anche qui, come nella novella precedente, dunque, la forza della parola è impressionante, è l'arma più preziosa che noi possediamo ed è bene saperla usare nella maniera più opportuna. Arrivederci a tutti e ci vediamo alla prossima lezione.